Mi avete chiesto in tante di realizzare questo bustino qui dal numero di giugno di Burda e quindi così è. Prima di tutto vi voglio dire che l'ho realizzato senza questa parte aggiuntiva da cucire sul davanti perché volevo un corpino semplice, quindi non ho fatto quella modifica lì. Realizzarlo non è stato così difficile, mi sono ingrippata su una parte della spiegazione di Burda che veramente non trovavo significato. Alla fine ho capito di aver fatto un errore per quanto riguarda la fodera, il taglio della fodera. Infatti il taglio della fodera interno, il cinturino, non va fatto sulla fodera bensì sulla stoffa due volte, una con il rinforzo e uno senza. Quindi adesso nel tutorial vedrete che io all'inizio cucio la fodera tutta con lo stesso tessuto, poi però faccio una modifica, quindi guardatelo fino alla fine per vedere laddove ho fatto l'errore. E il corpino è bellissimo, sta benissimo, bisogna utilizzare un tessuto in cotone elasticizzato, quindi ti lascio qui sotto il video nella info box il link verso il tessuto che ho utilizzato io, che c'è in diverse varianti, è elasticizzato, anche la fodera deve essere elasticizzata, quella l'ho comprata in un negozio. Ti lascio altresì qua sotto il link per il nastro stecca da utilizzare nel corpino e anche per la flisellina che ho utilizzato. Allora andiamo a vedere subito come si fa, fammi sapere se ti piace, se lo realizzerai anche tu, visita il mio sito per vedere i tessuti e i cartamodelli e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Scegli un cotone sostenuto ma elasticizzato, questo è un rasatello leggermente elasticizzato. Anche la fodera deve essere elasticizzata. Scegli il tuo cartamodello, vedi la taglia che corrisponde per te, le indicazioni e come distribuire il cartamodello sulla stoffa. Io non ho fatto l'inserto quello davanti. Posiziona la carta velina sul tessuto piegato in doppio e ritaglia lasciando 1,5 cm tra le varie parti del corpino. Segna tutti i punti di unione e lascia poi 1 cm, 1,5 cm nelle altre parti. Io ho segnato con una penna le varie parti del corpino per non confondermi. Ho utilizzato la mia bellissima macchina Brother. Per prima cosa andiamo a stirare la flisellina sulle varie parti del corpino, della stoffa. E poi andiamo a cucire le varie parti, quindi cominciamo dalla parte centravanti con la parte laterale avanti. Facciamo un punto diritto a 1,5 cm dal margine. Ecco qui, cucite le due parti davanti, apro i margini e li stiro, li appiattisco. Una volta cuciti e stirati vado a cucire la parte centrale del corpino, quindi diritto contro diritto, faccio una cucitura con un punto diritto, sempre a 1,5 cm. Apro i margini, li stiro, ecco qua già finito. Allo stesso modo costruisco il corpino dietro, quindi posiziono il centro dietro con la parte laterale dietro, stiro i margini, li apro, qua l'ho già finito. Cucio quindi la parte dietro con la parte davanti del corpino, allo stesso modo questo è il fianco, quindi diritto contro diritto, faccio un punto diritto, apro i margini e li stiro. Ecco qui già fatto da questo lato. Vado a cucire la baschina, quindi dispongo la parte davanti con la parte dietro diritto contro diritto e faccio un punto diritto, apro i margini e li stiro. Ecco qua cucito e stirato il margine. Adesso procedo allo stesso modo con la stoffa della fodera, quindi cucio insieme tutte le parti del corpino, parti laterali, le parti centrali. Andiamo a inserire il nostro nastro stecca, quindi lo dobbiamo inserire nei margini. Piego il margine su un lato e lo cucio lasciando lo spazio per inserire il nastro stecca, quindi lo cucio circa a 1 cm dal margine. I margini appunto non devono essere di 1,5 cm. Metto uno spillo in alto per bloccare il nastro stecca, devo arrotondare la punta altrimenti diventa troppo spigoloso e potrebbe tagliare il tessuto, quindi taglio le puntine laterali.
Inserisco quindi nel canale che ho creato con la cucitura dentro il margine il mio nastro stecca fino a circa 1 centimetro in alto, dove poi andrò a fare la cucitura, quindi metto uno spillo. Calcolo quindi quanto deve essere lungo il mio nastro verso il basso, togliendo 1 centimetro dal fondo. Lo taglio anche qua arrotondando gli spigoli. Il nastro stecca deve entrare di circa 1 centimetro all'interno dei nostri margini. Anche qua dispongo uno spillo in modo che poi non esca. Procedo allo stesso modo per tutte le parti del corpino. Ecco qua, l'ho fatto per tutte le parti, inserito, adesso ha già la sua certa rigidità. Cucio quindi le parti del cinturino, le parti dietro e le parti davanti, faccio una cucitura. Ecco qua, cucito. Vado quindi a cucire la parte alta col cinturino, dispongo diritto contro diritto e faccio una cucitura con in punto diritto. Dopodiché metto sopra la baschina, sempre diritto contro diritto, e cucio anche la baschina sul cinturino. Ecco qua, cucio il corpino col cinturino. Non vado a prendere chiaramente il mio nastro stecca, che l'ho tagliato più corto di 1 centimetro. Ecco qua, cucite le varie parti, questi margini li stiro verso il basso e questi li stiro. Vado quindi a cucire la cerniera invisibile sul mio corpino, sulla stoffa. Prima cucio un lato, utilizzo il piedino specifico per la cerniera invisibile, dispongo degli spilli fino a dove deve stare la cerniera, i dentini devono essere verso l'interno della stoffa, verso quindi il centro della stoffa, segno la parte finale della cerniera. Utilizzando il piedino specifico vado ad aprire i dentini ogni volta che passa l'ago, in questo modo la cucitura sarà sotto i dentini e quindi si chiuderà perfettamente risultando invisibile. Apro man mano i piedini e cucio sotto. Ecco qua, già finita, perfetta. Allo stesso modo chiaramente procedo con l'altro lato. Ecco qua cucita, invisibile, bella. Vado quindi a cucire la parte finale della baschina, tiro fuori la cerniera, passiamo diritto contro diritto e faccio un punto finale e taglio quindi la cerniera in eccesso. Io faccio poi qualche punto sopra con la macchina per bloccarla e dopo fisso i vari lati della cerniera sui margini dietro. E adesso la fisso sui margini, ciascun lato della cerniera lo fisso in fondo così non si sposta più. Ecco qua cucito praticamente tutto il corpino. Qui praticamente ho sbagliato perché ho cucito il cinturino della fodera, in realtà va cucito con il tessuto. Rimedio dopo e ti farò vedere come. Intanto proseguiamo. Vado quindi a disporre la mia fodera diritto contro diritto sopra il corpino per andare ad assemblarle insieme. Metto gli spilli, faccio combaciare le varie parti del corpino con le pieghe ed i margini, metto gli spilli tutto intorno. Qui il margine della fodera lo ripiego verso l'interno, verso sopra, e piego sopra la cerniera con il nastro della cerniera sopra questa piega della fodera. Dispongo uno spillo. Anche qua ripiego dietro la mia fodera e piego sopra il nastro della cerniera andando a coprire la fodera. Metto uno spillo.
Faccio una cucitura tutto intorno, evitando di prendere le stecche, il nastro stecca, quindi cucio, stendo bene con le mani la fodera, se non combacia perfettamente, i due tessuti sono entrambi elastici, quindi li stendo bene per non creare comunque delle arricciature. Arrivo fino in fondo, passando sopra la parte finale della fodera. Mi fermo a 1 millimetro, 2 millimetri dalla fine. Rifilo un po' i margini in eccesso. Adesso sollevo la mia fodera e vado a fare una seconda cucitura a filo della prima che ho appena fatto, quindi sollevo la fodera e cucio i margini portati verso l'alto sopra la fodera, facendo una cucitura a filo della prima. Chiaramente la cucitura è sopra i margini, non sopra il tessuto in diritto. Tengo bene su la fodera verso l'alto. Ecco qui, adesso spingo bene dentro la fodera, dentro il corpino, e stiro. In questo modo la fodera rimarrà bene dentro all'interno del corpetto. Ecco qua, la spingo dentro, stiro, viene perfetto. Rigiro quindi il mio margine in fondo, mi aiuto con le forbici, lo spigolo della cerniera, diciamo, bene dentro. La fodera quindi verrà già piegata con il suo margine all'interno. Non mi resta che cucire quindi la fodera con il margine piegato verso l'interno sopra il nastro della cerniera. Ho scucito quindi il cinturino, avendo fatto l'errore. Il cinturino andava fatto con la stoffa. Quindi vado a cucire le parti della fodera sulla cerniera in alto. Quindi tengo con il pollice e l'indice il nastro della cerniera con la fodera, la rigiro per arrivare a fare diritto contro diritto della cerniera e la cucio con la macchina. Quindi cucio la parte della fodera col suo margine piegato verso l'alto e la cerniera, diritto contro diritto. Ecco qua, è cucito perfettamente la fodera sulla cerniera. Proseguo anche dall'altro lato, quindi la parte alta del corpino della fodera è cucito. Cucio i margini della baschina della fodera, diritto contro diritto, e dopo appoggio la fodera sulla baschina, diritto contro diritto, tutto intorno in fondo, nel margine in fondo, con un punto diritto. Mi mantengo a 1 centimetro dal bordo. Ecco qua, allo stesso modo come ho fatto per il corpino in alto, sollevo la fodera bene verso l'alto e faccio una seconda cucitura tutto intorno a filo della prima, sempre sopra i margini. Tiro bene la fodera verso l'alto e faccio questa ribattitura. Allo stesso modo stiro dentro la fodera in modo che non si veda e la parte finale è perfetta. Come prima procedo cucendo la fodera sopra il nastro della cerniera fino alla parte indicata, fino alla parte alta, diciamo al finale della fodera. Ok, quindi con l'indice e il pollice afferro laddove finisce la cerniera con la fodera, lo rigiro verso l'interno, afferro di nuovo la parte, metto uno spillo dove deve iniziare la cucitura tra la fodera e il nastro della cerniera. Anche qua siamo diritto contro diritto. Sembra complicato, ma poi quando lo fai vedrai che non è così difficile. Cucio questa parte.
ecco qua, sia da un lato che dall'altro. Lo puoi fare anche a mano se non riesci con la macchina, non è un problema. Ecco qua, abbiamo completato la parte alta e la parte bassa. Adesso andiamo a imbastire la fodera sui margini del cinturino, sia nella parte alta che nella parte bassa. Ecco qua, imbastiti in modo che venga tenuto bene fermo. Adesso appoggio il mio cinturino, stiro i margini verso l'interno, l'appoggio sopra le due parti, sopra il cinturino, metto degli spilli. In fondo ripiego il cinturino sopra la mia cerniera in modo che finisca bene e faccio una cucitura sopra le due cuciture nella parte diritta del tessuto. Lo puoi fare a mano, Burda dice di imbastire, altrimenti fai come me, tira bene il tessuto, lo apri in modo che la cucitura si apra un po' e fai una ribattitura esattamente sopra questa qua, non si vedrà. Ecco qua, finito, perfetto, bellissimo, mi piace. Bello dal diritto e dal rovescio. Finito anche qua. Spero davvero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere, lasciami un commento, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!